Il comune di Magliano Alpi, intuendo fin da subito l'importanza della costituzione di una comunità energetica sia per i benefici sociali sia per i benefici individuali e ambientali che da essa derivano, ha deciso già col recepimento parziale della direttiva RED 2 avvenuta con l'articolo 42 bis del decreto mille proroghe di gettare le basi per quella che sarebbe stata la costituzione della prima comunità energetica di Magliano d'Alpi, che è da considerarsi appunto la best practice del territorio nazionale proprio perché costituisce la prima comunità energetica d'Italia. La decisione di voler creare la comunità energetica arriva da una delibera della Giunta Comunale del 28 aprile 2020 con cui il Comune aderiva al manifesto delle comunità energetiche per una centralità attiva del cittadino nel nuovo mercato dell'energia, che era stata promossa dall'Energy Center del Politecnico di Torino. Nonostante la delibera, l'Energy City Hall, è così che si chiama la comunità energetica, la prima comunità energetica di Magliano Alpi, è stata formalmente costituita nel dicembre 2020. La costituzione è avvenuta attraverso un'associazione di diritto privato e ha coinvolto 7 persone, di cui lo stesso sindaco del comune di Magliano Alpi, il dottor Bailo, risulta essere uno dei costitutori della comunità energetica. La produzione di energia elettrica avviene attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici. Inizialmente erano stati installati nel municipio, nel tetto del municipio, successivamente però questi pannelli fotovoltaici sono stati installati anche nel tetto della scuola, della biblioteca, della palestra comunale e di privati cittadini che, appartenendo alla stessa cabina, hanno messo a disposizione la propria superficie dei tetti affinché potessero essere installati nuovi pannelli fotovoltaici col fine ultimo di incrementare la produzione di energia elettrica. La produzione quindi di energia elettrica della comunità energetica, nonché la consumazione e l'eventuale vendita frutto dell'energia prodotta diciamo e non utilizzata, apporta numerosi benefici non soltanto per la struttura, quindi l'abitazione o comunque la scuola, la palestra o il municipio, ma anche numerosi benefici sociali. E qui ci tengo a sottolineare due diciamo aspetti molto importanti, perché fanno capire la caratteristica della comunità energetica e l'importanza e la concretezza dei benefici che si producono. Il primo è l'installazione di 2 colonnine di ricarica che hanno permesso di offrire gratuitamente la ricarica dei veicoli elettrici sia ai cittadini del comune di Magliano Alpi sia ai cittadini di tutti quei comuni limitrofi al comune di Magliano Alpi che, possedendo un veicolo elettrico, possono decidere di ricaricarlo gratuitamente nel comune di Magliano Alpi attraverso l'energia autoprodotta nella comunità energetica Energy City Hall. Accanto a questa lodevole iniziativa ne è stata promossa un'altra, ovvero è stata offerta la possibilità a tutte quelle associazioni, pensiamo ad esempio sportive che utilizzavano la palestra comunale, di utilizzare i locali comunali senza la necessità di dover pagare anche una cifra simbolica per l'utilizzo dei locali, e questo è stato possibile grazie ai proventi della comunità energetica. Tuttavia, la costituzione della comunità energetica, denominata appunto Energy City Hall, è da considerarsi un progetto pilota in quanto il comune, attento fin da sempre alle politiche ambientali, successivamente a questo non solo ha aumentato la propria capacità di produrre energia elettrica, ma ha stretto formali collaborazioni al fine di accrescere anche con altri comuni le competenze in materia di prosumerismo. L'Energy City Hall fa parte di RESCOP, ovvero la principale associazione europea delle comunità energetiche, fa parte dell'Associazione Italiana delle Comunità Energetiche, ovvero AIFEC, nonché, come abbiamo già visto, fa parte dell'Energy Center del Politecnico di Torino.
Il coinvolgimento attivo dei cittadini, nonché i benefici prodotti dalla comunità energetica Energy City Hall, come abbiamo visto, ad esempio la possibilità di usufruire gratuitamente delle colonnine di ricarica tanto per i cittadini del comune di Magliano quanto per coloro che non sono residenti a Magliano d'Alpi, e ha scatenato un interesse che gli stessi fautori dell'Energy City Hall non si aspettavano. Questo ha portato alla creazione di un altro progetto denominato con l'acronimo MACADO, che vede coinvolti il comune di Magliano Alpi, il comune di Carrù e il comune di Dolceacqua. L'intento è quello di creare una comunità energetica diversa dalla prima, poiché non si tratta più di coinvolgere una cabina secondaria, bensì una cabina primaria. Questo cosa comporta? Comporta la possibilità di coinvolgere un bacino d'utenza maggiore rispetto alla precedente, quindi rispetto all'Energy City Hall, ma allo stesso tempo comporta quindi la possibilità che anche aziende, e qui è il caso di un'importante azienda nel settore bioedilizio, ovvero l'azienda Ilma, che ha manifestato fin da subito il proprio interesse a aderire al progetto Macado. Accanto a questo progetto è nato anche uno spin-off dal nome GoCer, che costituisce la prima rete locale delle capacità professionali necessarie per avviare una comunità energetica. Lo scopo è quello di diffondere quelli che sono i vantaggi della comunità energetica, ma anche offrire delle competenze di aziende professionisti locali per la costituzione della comunità energetica. La produzione di energia pulita, quindi da semplice comunità energetica, l'Energy City Hall, ha trasportato il comune di Magliano Alpi a promotore, a capofila di tante altre comunità energetiche che sono nate o che stanno nascendo. E quindi, se il detto che ogni azione buona porta con sé una serie infinita di altre azioni buone, non può che trovare positivo riscontro nell'operato del comune di Magliano Alpi. E da questo, dalla disponibilità offerta dal comune di Magliano Alpi in termini di competenze tecniche, organizzative, competenze che riguardano quindi il ramo della fiscalità relativo quindi agli incentivi, ai costi, hanno portato ad un altro progetto che prende il nome di Magliano Friend, in cui diversi comuni nazionali hanno aderito. Fino a luglio 2022 i comuni che hanno aderito al progetto Magliano Friend sono la comunità collinare del Friuli, i comuni di Matera, nonché i comuni di Ferrandina, Carrù, Montelabate, Colle Salvetti, San Daniele del Friuli, Ceriana, Rittana, Benetutti e Dolceacqua. Il riscontro positivo, tuttavia, non si è avuto soltanto a livello nazionale, ma si è avuto anche a livello, ad esempio, europeo. Pensiamo al recente incontro in Spagna, in cui si sono recati il sindaco di Magliano Alpi, il dottor Bailo, e l'ingegnere Olivero, ma ha interessato anche una delegazione della Lettonia che si è recata a Magliano proprio per capire gli sviluppi della normativa europea applicata in piccole realtà territoriali. Questo quindi sicuramente sta portando enormi benefici. Il citato progetto Magliano Friend, diciamo che appunta a fare le comunità energetiche catalizzatori di sviluppo locale che generando risorse combattono la povertà energetica. Possiamo dire quindi che il fine ultimo dell'accordo è proprio quello di creare sinergie tra le realtà territoriali nazionali e non solo, al fine di individuare, logicamente nell'ambito nazionale questo qui, dei progetti finanziabili attraverso i fondi del PNRR.
L'esperienza maturata negli anni al comune di Magliano Alpi relativamente alla prima comunità energetica, ovvero all'Energy City Hall e ai successivi progetti Macado, Gocer e Magliano in Front, hanno portato a creare degli elementi di innovazione che hanno caratterizzato queste comunità energetiche e tra i primi elementi troviamo appunto quello della politica. In questo elemento la creazione dei vari progetti ha spinto il mondo appunto della politica a supportare e offrire il proprio know-how, stiamo parlando del comune di Magliano Alpi, a tutti coloro che avessero la volontà di creare una comunità energetica e questo è stato possibile grazie al prezioso lavoro che è stato fatto dal comune in un periodo, il 2020, in cui non erano nemmeno usciti, non erano nemmeno stati diciamo recepiti effettivamente attraverso degli appositi decreti legislativi le direttive RED 2 e IEM e quindi in un periodo in cui hanno davvero dovuto elaborare da sé il tutto. Il secondo elemento è quello dei servizi. Le comunità energetiche si caratterizzano, come è noto, dall'assenza dello scopo di lucro e il no profit. Questo comporta che gli introiti, i vantaggi delle comunità energetiche debbano essere distribuiti all'interno del territorio in cui la comunità energetica sorge. Questo ha portato, come abbiamo visto, il comune di Magliano Alpi a utilizzare l'energia autoprodotta per gli edifici in cui i pannelli fotovoltaici sono stati installati, ma anche per incrementare i servizi. Pensiamo alla ricarica gratuita dei veicoli elettrici attraverso l'installazione delle colonnine di ricarica, come abbiamo detto già in precedenza, ma pensiamo anche alla possibilità di usufruire per le associazioni sportive, ad esempio, del palazzetto dello sport senza il contributo diciamo, per l'utilizzo del palazzetto. Questo è stato possibile grazie ai benefici, agli introiti ricavati dalla comunità energetica. Un altro elemento invece è quello della gestione. Anche qui è stato fondamentale l'utilizzo di processi innovativi di governance dell'energia sia a livello comunale ma anche a livello sovracomunale al fine di gestire al meglio la produzione, la consumazione e, qualora in eccesso, la vendita appunto dell'energia elettrica. Infine il carattere tecnologico che in ogni comunità energetica non può non esistere e questo è stato diciamo sviluppato attraverso l'installazione di contatori intelligenti, cosiddetti smart meters, che danno diciamo consapevolezza al cittadino dell'effettiva energia consumata, prodotta, ma anche attraverso l'installazione di specifiche app nei propri smartphone. Tornando invece allo spin-off Gocer, è importante, a mio avviso, sottolineare che la volontà di costituire una rete appunto insita nello spin-off Gocer o un cluster di professionisti che incardinati nel territorio possono offrire le proprie competenze alla comunità energetica. Questo meccanismo è molto importante perché è utile per creare degli standard per la creazione, per la manutenzione e per la gestione della comunità energetica e serve quindi al fine di creare una rete di comunità energetiche territoriali cosiddette CET, sono state così definite dal sindaco di Magliano Alpi, dottor Bailo, dall'ingegnere Olivero e da coloro che fanno parte dei progetti del comune, quindi delle entità territoriali che prendono il nome di comunità energetiche territoriali, utile per aiutare lo sviluppo di tutte quelle piccole realtà locali che appunto vogliono costituire una comunità energetica. Quanto detto finora, quindi dell'evoluzione del comune di Magliano Alpi relativamente alle comunità energetiche
evidenzia appunto l'incipit iniziale del discorso, ovvero il fatto che il comune di Magliano Alpi costituisce la prima best practice a livello nazionale in materia di comunità energetiche. E questo perché? Perché è andato a iniziare l'opera di capovolgimento della cosiddetta piramide energetica, che da un approccio top down, cioè dall'alto verso il basso, passa ad un approccio bottom up, cioè dal basso verso l'alto, in cui i cittadini, gli enti pubblici, le piccole e medie imprese diventano i protagonisti della produzione e autoconsumazione di energia elettrica, senza dover sottostare a quelle che sono le condizioni che vengono imposte dai grandi colossi. In altre parole, si sta assistendo ad una cosiddetta democratizzazione dell'energia elettrica. Il vantaggio allora della comunità energetica distribuito sul territorio non è soltanto di tipo ambientale, ma è anche di tipo economico e sociale. Pensiamo ad esempio appunto alla lotta alla povertà energetica, pensiamo al risparmio energetico di tutti coloro che fanno parte della comunità, ma pensiamo anche alla possibilità, come abbiamo visto, dell'implementazione di servizi alla persona. E tutto questo quindi si racchiude nella comunità energetica. Per concludere, voglio terminare con delle parole, con un pensiero del dottor Bailo, che si è tradotto poi in quello che sono le cosiddette CET, ovvero le comunità energetiche territoriali. Appunto, dice il sindaco dottor Bailo di Magliano Alpi, che nella creazione di comunità energetiche non si può agire da soli, ma occorre una rete territoriale che dia maggiore forza, maggiore solidità alle singole realtà territoriali locali.